Ciao ragazzi, sono Loribart. Oggi vi faccio vedere come fare la manutenzione completa su un mozzo col perno passante. Questo mozzo è montato sulla mountain bike e ha il perno passante, quindi all'interno contiene dei cuscinetti sigillati. Quindi adesso vi farò vedere la manutenzione completa di questo mozzo. Diciamo che il problema principale dei mozzi sono i cuscinetti sigillati che prendono gioco e quindi avremo un'oscillazione laterale della ruota che è dovuta appunto ai cuscinetti che hanno preso gioco. Mentre se abbiamo il rocchetto che ha un gioco laterale, così dipende sempre dal cuscinetto del rocchetto. Per fare un bel lavoro ci vogliono attrezzi dedicati, tipo questa valigetta che contiene all'interno degli estrattori appositi per smontare i cuscinetti e questo attrezzo che serve per inserire i cuscinetti all'interno del mozzo oppure del movimento centrale perfettamente allineati. Possiamo fare anche una cosa fai da te, ve lo farò vedere durante il video, però diciamo che se abbiamo questa attrezzatura il lavoro viene perfetto e non rischiamo di rovinare i cuscinetti. Allora, la prima cosa da fare sono da smontare i coni esterni, quindi si svitano con delle chiavi normali. Come vedete qui abbiamo delle scavi e servono apposta per svitare i coni. Troviamo la chiave giusta, in questo caso è una 21, mentre dall'altro lato è una 18. Andiamo a svitare, ok, adesso manualmente andiamo a svitare i coni. Una volta svitato possiamo allentare qualche giro così, poi dare un colpo sul perno così, in modo che si sfila dall'asse del mozzo. Come vedete questo è il rocchetto che all'interno contiene dei cuscinetti che andranno sostituiti solo se abbiamo il gioco laterale, quindi quando vediamo oscillare diciamo la nostra cassetta dipende tutto dal cuscinetto del rocchetto. Poi andiamo avanti, svitiamo l'altra parte, quindi l'altro cono, e svitiamo la vite che tiene il perno all'interno del mozzo. Questo è il perno. Ora il mozzo è libero, come vedete all'interno sia dalla parte che dall'altra abbiamo i cuscinetti sigillati che devono essere sostituiti perché, come ripeto, questa ruota ha un gioco laterale e quindi dipende tutto dal cuscinetto che ha preso gioco. Per smontare il nostro cuscinetto utilizziamo l'estrattore. Qui ne esistono 4 versioni, dipende dal diametro del nostro cuscinetto. Ad esempio il più piccolo di questi attrezzi è per cuscinetti con un foro da 1 centimetro. L'utilizzo di questo estrattore è molto semplice, vi faccio vedere all'interno come è fatto. È un semplice punteruolo che va avvitato su questo estrattore dove si allargano le lamelle, quindi io più avvito e più le lamelle si allargano. Vedete? Quindi io devo prendere il cuscinetto in questa zona qui e tirarlo verso l'esterno. Il nostro mozzo all'interno ha un cilindro in alluminio dove far scorrere il perno e per non far entrare la sporcizia. Il problema sta che abbiamo poco spazio per agganciare il nostro estrattore, però abbiamo visto che l'estrattore è molto sottile sulla punta, quindi riusciamo lo stesso ad agganciare il nostro cuscinetto per estrarlo. Lo avvito all'interno così, vado ad allargarlo il più possibile così finché va a contatto con il cilindro all'interno, poi lo sfilo manualmente così un po' finché sentite che si aggancia al cuscinetto. A questo punto vado ancora ad avvitare l'estrattore in modo che si aggancia ancora di più sul cuscinetto, poi mi aiuto col suo attrezzo. Questo qui lo avvito sull'estrattore così, avvito fino in fondo, ok, e poi vado a stringere con la chiave l'estrattore in modo che riesco a prendere bene il cuscinetto all'interno del mozzo. A questo punto, come vedete, questo peso lasciato cadere così spingerà il cuscinetto verso il basso, quindi lo estrarrà. Basta che noi teniamo duro il mozzo con le mani
così. Ecco fatto. Come vedete il cuscinetto è attaccato all'estrattore e adesso dobbiamo toglierlo. Basta svitare con la sua chiave, allentiamo, quindi lo svitiamo, così il perno all'interno torna indietro e abbiamo il cuscinetto libero. Adesso andrò a estrarre anche l'altro. Ok, ecco fatto, anche questo estratto. Ora abbiamo il mozzo completamente smontato dai cuscinetti, non c'è traccia di grasso, qui il grasso è un extra e quindi adesso andiamo a ingrassare e rimontare i cuscinetti nuovi. Il rocchetto è molto importante ingrassare con un grasso antiacqua questi granini che devono essere liberi e sbloccati. Non mettete un grasso troppo rigido, possono rimanere chiusi, quindi un grasso al litio antiacqua è perfetto. Ora devo montare i cuscinetti nuovi e utilizzerò questo attrezzo per stringere i cuscinetti all'interno del mozzo. Ora ingrasso la sede dei cuscinetti così. E vado ad appoggiare con il dito il cuscinetto nuovo all'interno della sede, in modo che stia leggermente appoggiato nella sede. Stesso lavoro dall'altra parte, così. Poi smonto l'attrezzo per avvitare, per stringere e serrare i cuscinetti nuovi. Questo attrezzo qui serve anche per tutti i cuscinetti, anche del movimento centrale tipo il BB30. Quindi diciamo che è un estrattore universale per cuscinetti. Lo inserisco così. Come vedete l'estrattore ha vari spessori, questo più piccolo non va battuto perfetto sul cuscinetto, quindi rischiamo di rovinarlo. Meglio girarlo dall'altro verso, che ha lo stesso diametro del cuscinetto che andremo a inserire all'interno del mozzo. Metto il suo dado, lo avvito. Mettiamo in asse l'attrezzo insieme al cuscinetto e piano piano andiamo a stringere con la sua chiave. E come vedete il cuscinetto entra all'interno del mozzo senza fatica e senza che andiamo a rovinare il cuscinetto stesso. Ecco fatto, sento che è arrivato in battuta, ora svito. E come vedete il cuscinetto è perfettamente montato all'interno del mozzo. Ok, una volta montato il primo cuscinetto ricordatevi di inserire anche all'interno il cilindretto in alluminio prima di montare l'altro cuscinetto. Ora dall'altra parte come vedete c'è lo scasso, quindi ci vuole uno spessore. Io utilizzerò il cono stesso del mozzo per inserire all'interno il cuscinetto, perché l'estrattore va a appoggiare sul mozzo stesso, quindi non riusciamo a infilarlo dentro. Quindi inseriamo la chiave all'interno del mozzo così, metto il cono che è la stessa larghezza del cuscinetto e l'attrezzo così, metto la sua ranella e comincio ad avvitare. Metto in asse il tutto in modo da non mandare giù storto il cuscinetto e poi inizio a stringere l'attrezzo. State attenti, se sentite che è duro vuol dire che punta e quindi non è allineato perfettamente il cuscinetto, quindi bisogna tornare indietro e registrare bene il cuscinetto che sia allineato con il mozzo. Vado a stringere, ecco, sono arrivato già a fine corsa, quindi sento che è in battuta, cosa vado a svitare. Questo è il cono che ho utilizzato per
spingere dentro il cuscinetto e voilà, il cuscinetto è perfettamente montato all'interno del nostro mozzo. Ok, adesso siamo pronti per assemblare il tutto, quindi prendo il perno, diamo una bella pulita e lo ingrassiamo sempre con il grasso al litio che è antiacqua, quindi previene la ruggine. Ok, inserisco il perno all'interno del mozzo, così, poi avvito il dado, state attenti che c'è anche una ghiera zigrinata, quindi la ghiera zigrinata va verso l'esterno. Ok, lo stringiamo affinché gira libero il nostro perno all'interno del mozzo, poi mettiamo il cono di battuta, lo avvitiamo. Ok, ora non ci resta altro che montare il rocchetto, lo mettiamo a battuta, così, sentite gira liberissimo, e poi avvitiamo l'ultimo cono. Serriamo i coni con le chiavi senza sforzare troppo, basta puntare un po' e voilà, il nostro mozzo è assemblato ed è pronto per fare un'altra stagione. Quindi, come avete visto, con l'aiuto di questi estrattori e questa chiave riusciamo a montare facilmente i nostri cuscinetti sul mozzo della nostra bicicletta. Come vi ricordo, potete farlo anche tra virgolette come fai da te, quindi con una barra filettata, 2 ranelle in fondo e 2 dadi, e riuscite a fare lo stesso lavoro. Però diciamo che con questa attrezzatura qua siamo più precisi, il lavoro è più facile. Nella descrizione del video metterò il link dove acquistare questa attrezzatura dedicata per fare questo lavoro. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.